Benvenuti alla prima puntata di questo lungo racconto. Oggi inizia la narrazione della nostra avventura verso i paesi scandinavi. Le prime puntate saranno allora ricche di consigli sull'organizzazione pre-partenza. Cercheremo di rendere piacevole il vostro viaggio, condividendo tutte le cose insolite ed utili trovate sul nostro percorso e, come sempre, provate sulla nostra pelle. Non rimane che salire a bordo. Indossate la mascherina e allacciate le cinture perché si parte. In questa avventura seguiremo le imprese dei nostri due protagonisti, Versa e Vice. I nostri due inviati speciali hanno avuto a loro disposizione 17 giorni per compiere il loro viaggio nel nord Europa. Una Citycar, una GoPro, un drone, una fotocamera mirrorless, una tenda e un budget di 3.600 euro per coprire tutte le spese di equipaggiamento, trasporto, inclusi pedaggi autostradali e parcheggi, vitto e alloggio. Ma come ci si prepara ad un viaggio del genere? E quali sono gli imprescindibili da avere con sé? Per quanto riguarda allora l'alimentazione, abbiamo deciso di organizzarci concentrandoci sugli alimenti che hanno un valore proteico nutrizionale molto alto, anche perché andando verso dei paesi freddi abbiamo come la sensazione che avremo bisogno di cibo velocemente consumabile e velocemente, diciamo così, nutrizionale, che ci dia subito l'apporto calorico di cui necessitiamo. Da questo punto di vista, quindi, quello che adesso vi vogliamo dare sono dei tips, cioè dei consigli su quello che noi portiamo con noi nel nostro viaggio on the road. Non siamo dei nutrizionisti ovviamente, ma se si ragiona e si usa un pochino il buon senso non si sbagliano gli acquisti, quindi partiamo subito e vediamo quali sono. La prima cosa che abbiamo fatto è stata sicuramente stendere una lista delle cose che ci servivano assolutamente, come la carta igienica per esempio. Solitamente tantissime persone che svolgono trekking su più giorni o come noi compiono dei lunghi viaggi in giro per il mondo suggeriscono di comprare cibo che stimoli l'appetito, insomma che abbiate voglia di consumare non appena vi siete fermati. Ma purtroppo ci sono dei cibi pronti come i noodles istantanei o i risotti pronti che sono in realtà pieni di sostanze non nutrienti, molto salate. Noi da bravi italiani abbiamo optato per la pasta. Abbiamo anche individuato dei vari tipi di pasta integrali e straordinariamente ho scoperto questa nuova linea della Barilla di pasta, che si chiama i Legumotti, fatta con farina di lenticchie e di ceci. Quindi il dato poi su cui mi sono soffermata di più è proprio il tempo di cottura. Ovviamente con la pasta abbiamo scelto anche i sughi pronti. Ho tra le tante cose scelto effettivamente per i gran ragù che magari non sono proprio al 100% genuini ma che soddisfano il nostro palato. Se per pranzo quindi siamo a posto, ci siamo dovuti concentrare sui secondi, quindi ho optato per il tonno. Questa lattina addirittura ha un'apertura facilitata con una pellicola di alluminio e ha vinto tra tutte le scelte perché mi è già successo di tagliarmi con la parte superiore delle latte. Ovviamente tra i cibi a lunga conservazione abbiamo scelto anche il mais, le lenticchie che a Vice piacciono tantissimo e poi ovviamente il latte UHT, cioè a lunga conservazione, perché al nord si trova solo latte fresco. Scelta si è concentrata sul prodotto locale e soprattutto sul packaging di dimensioni ridotte. Mezzo litro per 2 persone va benissimo, ma se non fossimo riusciti a fermarci e avessimo dovuto fare delle piccole escursioni, allora ho pensato di prendere anche del pane in formato pan baulet. Ho trovato anche dei cracker integrali chiamati norvegesi, ricchi di semi, ma ho pensato che non avesse senso visto che costavano così tanto e in più al massimo avrei potuto comprare direttamente in Norvegia. Ho scelto poi degli snack gustosi e salati, come i cracker e anche dolci, e in questo caso ho scelto le tavolozze della Perugina, super buone, tanto andavamo verso il nord e non si sarebbe sciolto. Vendono anche degli shots di frutta a pochi centesimi di euro e della frutta disidratata carissima. Quindi alla fine ho optato per il sacchetto in offerta di noci e i semi tostati economici. Non posso trascurare chiaramente l'aspetto intestino, perciò viva la brogna, compriamo anche le prugne essiccate.
E per restare in tema energia rapida al mattino ho scelto le monoporzioni di marmellata. Ho preso anche la collezione mista della Twinings per scaldarci alla sera o da bere al mattino al posto del latte se l'avessimo finito. E non ho ceduto alla tentazione di comprare questi biscotti con frutta secca perché costavano veramente tanto per la quantità irrisoria che c'era poi all'interno. Invece sono incappata nella linea Passion e da lì insomma sono stata letteralmente conquistata dalla marmellata di fichi che non ho potuto non comprare. In ultimo ho cercato i biscotti sia perché erano idonei per una merenda veloce sia chiaramente per una colazione alternativa al pane e marmellata. Come sempre tra tutte le maxi confezioni scelgo la linea alla fine gran cereale nella variante cioccolato e frutti rossi che sono ricchi di fibre, sono super buone, hanno un packaging di dimensioni ridotte che possiamo portarci dietro nello zaino, nella borsetta tranquillamente. Buongiornissimo, stiamo per andare in un viaggio che ci porterà ovunque, on the road, quindi restate con noi e seguiteci per questa avventura. Un'avventura che ha inizio proprio passando il confine con l'Austria, diretti per una breve pausa a Klagenfurt, nell'Austria meridionale, per proseguire poi fino a Bratislava in Slovacchia, dove ci fermeremo per la notte in un hotel 4 stelle extra lusso. Trovate finalmente a Klagenfurt nell'Austria meridionale, è un paesino che sta sul lago che si chiama Wörthensee, credo dica. E ci siamo fermati in questa via che si chiama via Mozart, tra l'altro ho visto all'ingresso, perché è molto caratteristico e ci sono proprio le loro baite con le loro verandine che sono veramente pazzesche. Ed eccoci al Wörthensee. Il Wörthensee è il lago più grande dell'Austria e si trova nella regione della Carinzia, a confine con la Slovenia. Le sue acque sono molto calde e limpide e lo rendono il posto ideale per dedicarsi agli sport acquatici e alla tintarella, anche se oggi non siamo così fortunati. Qua in Austria i giochi si fanno seri oppure non si fanno. I piccoli scavatori crescono. Wow! Ad ogni modo ci siamo rimessi subito in moto, dandoci il cambio alla guida per dirigerci verso la prossima meta, la Slovacchia e in particolare Bratislava. Per raggiungerla ci mancano ancora 375 km, circa 4 ore e un quarto. Sono stanco morto. Si vede. Wow, subito il bagno, vai, e qua ci si incastra subito. Wow, è stupendo. Ben arrivati, siamo a Bratislava all'Oft Hotel, è abbastanza centrale, è uno dei pochi che ha l'auto rimessa, quindi con parcheggio custodito, videosorvegliato e tutto, veramente in Bratislava centro. È sempre a pagamento, sono 18 euro giornalieri. Abbiamo fatto il check-in all'Oft Hotel che ci ha comunicato che il check-out sarà alle ore 11, quindi è abbastanza tardivo e ci permetterà di fare anche una colazione sostanziosa, anche se la colazione non è inclusa perché si occupa della colazione il ristorante che c'è al primo piano. Abbiamo fatto la prima tappa un po' più lunga, abbiamo fatto 6 ore e mezza abbondanti con poche pause, ci siamo solo appunto fermati in Austria a Klagenfurt. La strada comunque è stata abbastanza orribile perché in Austria le strade e autostrade sono tutte considerate autostrade, quindi a un certo punto diventa una sorta di tangenziale, diventa 2 corsie con poche segnalazioni e la cosa più brutta in assoluto è che non ci sono assolutamente lampioni, quindi se siete italiani e viaggiate in Austria svilupperete la vista notturna dei gatti perché così non vi aspettate di trovare lampioni, quindi se c'è brutto tempo effettivamente non è il massimo, tra il riverbero della pioggia sui vetri è un disastro, però se la si può fare, se la ve la prendete con filosofia e con calma ci arrivate e riuscite ad arrivare anche in Slovacchia. Noi siamo qui a Bratislava e domani ve la mostreremo tutta. Allora ci siamo appena fatti la doccia. Ragazzi, è bello la doccia di quei soffioni, una meraviglia. Adesso stiamo andando giù a sbirciare davanti all'hotel, è un po' tardi
è un po' come a Praga, è meglio evitare di andare zonzo per la città a quest'ora, perciò lo faremo domani mattina e adesso esploriamo. Qui c'è il ristorante che si chiama La Fabbrica della Birra Pub. Ma stupendo, c'è dentro proprio... Oh, ma siamo finiti in una fabbrica della birra! Sto malissimo! Ragazzi, buonanotte. Che schifezza di tempo. Questo alle nostre spalle è il teatro e adesso ci portiamo verso il Danubio dove c'è la ruota panoramica. No, dai, sono troppo normali, gigante. la sono carta. normali. Che cos'è? Sì. Margherita? Margherita, sì.